la musica va rispettata. La musica deve essere l'80% dell'evento, perché a Messina si mangia da Dio, dal dolce al salato. Ogni 4 anni c'è un cambio generazionale, quindi io l'altro evento faccio sempre i miei numeri e mi dà 20 euro. Non hanno mai sentito parlare. Oltre i segreti, e non riesco a rientrarci, che lo fa pago fare. tasse e pago solo demanio e pago tantissimo. Ragazzi, da soli non si può fare niente. Sì, io mi fido. Mi fido, sì. Prova. I DJ, allora, Messina è piena di DJ competenti e bravi. Non manca a me magari prendere un aereo, prendere la macchina e fare i blitz. Io chiedo se non so una cosa. Cioè, ci sarà una saletta, Smashers Club. Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo episodio di 3CFU Podcast. Oggi ho il piacere di avere con me qui Marco Cipriano, il volto dietro le serate più famose nei locali di Messina. È un ragazzo molto giovane, giovanissimo, degli anni 2000, che ha creato davvero tanto. Le sue serate più famose sono quelle del Chi se ne frega e del Tarari Tararà, e recentemente ha anche aperto la sua hamburgeria Smash Burger, appunto denominata Smashers Italia. Ciao a tutti ragazzi, grazie mille per l'invito. Sì, beh, è stato un molto piacere invitarti e anche perché volevamo chiederci, dietro a queste serate ci sei tu, giustamente una persona che si spende molto nel sociale, ma nel privato chi è Marco Cipriano? Bella domanda. Allora, io mi reputo, come mi vedi, cioè, molto trasparente nel quotidiano. Cerco sempre di essere me stesso con qualsiasi tipologia di gente che ho davanti, sia dal più piccolino al più grande. Sono cresciuto con dei valori che mi hanno trasmesso i miei genitori abbastanza comunque forti, che l'educazione e il rispetto sono sempre alla base, in primis, di qualsiasi rapporto dove a creare, sia in amore che in amicizia. Certo. Quindi comunque mi reputo abbastanza trasparente, una persona tranquilla nel suo, che comunque cerca di creare sempre dei rapporti duraturi con la gente. Mi reputo una persona per bene. Chi mi conosce penso che lo può confermare. Poi naturalmente non puoi stare simpatico a tutti. Certo, magari visto da fuori non puoi sapere come vieni reputato, anche perché magari Esatto. la gente pensa che ti sopravvaluti quando magari in realtà non è così. Io vorrei entrare subito nel video della puntata, un po' nel frizzante, e chiederti come ti è venuta l'idea di organizzare queste serate a Messina. Hai sentito che c'era proprio una mancanza nel nostro territorio? Qualcosa del genere? Sì, allora io ho avuto la fortuna o magari anche una visione. Quando ero al liceo organizzavo già queste feste liceali, parto con le feste di istituto, poi si allargano normalmente con più istituti, creiamo queste liste studentesche in tante scuole e facciamo questa prima festa che appunto andava a riassumere tutte queste liste che abbiamo fatto in queste scuole a Messina. Le cose andavano abbastanza bene, vedevo che comunque io avevo più una passione, non mi interessava le cose secondarie come potesse il guadagno, l'essere figo, l'essere comunque accettato nel sociale. A me è sempre piaciuto divertirmi e far divertire la gente, perché tuttora ho questa filosofia alla base, perché ti aiuta sempre a rimanere te stesso, a creare, ti ripeto, una coerenza con ciò che fai. Quindi tutto parte dal liceo. Con il passare degli anni, soprattutto poi subentri il Covid, io faccio un'esperienza lavorativa fuori, un'esperienza lavorativa abbastanza negativa. Lavoravo tantissimo, la paga mi veniva data, non mi veniva data, non dico Qui in Italia? qui in Italia, non dico l'azienda perché non mi sembra il caso. Questa azienda adesso non c'è più, immaginate voi i motivi per cui non c'è più. Però torno col post-Covid, c'erano le restrizioni nei locali e vedevo però che Messina, ancora prima del Covid, erano sempre le solite serate dove mettevi un po' di musica. E quello che succedeva, Entravi bene. succedeva. Sì, esatto. Un po' di musica, non interessava la musica che passavi, basta, c'erano 1000 persone, la gente si divertiva. Però magari la cosa che noi abbiamo pensato, che faccio Cicerone per i miei soci come Samuel Rinaldi, Daniele Casablanca, Ivan Martinez e tutto il resto e tutto
i collaboratori del Kissen, che salutiamo, Sì, certo, salutiamo salutiamo tutti. Beddi. Comunque, vediamo che comunque mancavano tante cose in città, che magari tante altre città più grandi vantavano. E questa cosa mi sparava in testa, ragazzi. Perché comunque la cosa che mi ha sempre forse aiutato è l'appartenenza. Sì, Le radici vedere la tua città inferiore rispetto agli altri, dici perché? Cioè, non c'è un mi motivo. manda in bestia, No, ragazzuoli. certo. Questa cosa tuttora la difendo con le unghie e con i denti. Quindi un allestimento, la ricerca del bello, anche la grafica fatta in una determinata maniera. Quindi investire a livello economico e di tempo su queste cosucce qui che potevano fare, sai, tanti dettagli messi insieme fanno una grande differenza. E da qui nasce il chi se ne frega in tutte le sue sfaccettature, che tuttora, dopo 4 anni, il chi se ne si evolve sempre. E anche la scelta del nome è stata molto ragionata, perché come voi mi insegnate, ne parlavamo prima ragazzuoli, ogni 4 anni c'è un cambio generazionale, un Sì. cambio di mode, però normalmente il chi se ne è molto generico. Tu vuoi fare un brand, puoi fare un negozio di vestiti, puoi fare un'etichetta discografica. Diciamo che anche questa è la direzione che tu adesso stai andando a dare. Sei Sì. partito dall'organizzatore, dall'organizzazione delle serate, con Sì. appunto la nomenclatura Kissen, e adesso stai partendo col tuo brand clothing. E magari in futuro poi avrai altre Riesci a idee, espanderlo riuscirei a espanderlo appunto in altri poli. Non diciamo altro, Ci sono delle idee in spoileriamo, mente, sono ecco, le- ci sono sì, delle- sì. Qualcosa bolle in pentola non vogliamo spoilerare. Assolutamente sì. Ma sarete i primi a saperlo, ragazzi, ve lo Oh, grazie. Grazie a voi. Invece, ti volevo chiedere, in questi primi tentativi di organizzare qualcosa di nuovo a Messina, portare novità in questa città, c'è stata qualche difficoltà, qualche ostacolo che hai dovuto superare? Sì, sempre come le organizzazioni di eventi parliamo. Sì. Assolutamente sì. Allora, Messina è una città, tra le città più grandi d'Italia, nel senso, però è una città molto piccola, lo sapete, cioè ci conosciamo tutti. Sì. Siamo 230.000 abitanti, però con le province naturalmente tanti fanno il tuo stesso lavoro, quindi devi dare la giusta importanza a ciò che fai. In che senso? È come se tu organizzi un evento il 31 di ottobre perché è Halloween, ma io ormai l'ho sempre fatto, quindi andiamo a scontrarci. Andate a cozzare l'uno con l'altro. E queste sono le problematiche che secondo me ha tuttora Messina, perché tutti vogliono fare e tanti hanno voglia di fare. E magari anche vedendo noi si sono un attimino, sono appassionati, ma Sì, perché c'è una cosa che non ho invidia in questo, non ho le mie gelosie. io penso che ci sia spazio per tutti in una città così grande. C'è abbondanza per tutti e per tutto, quindi è una cosa che dovrebbero sapere tutti. L'unica cosa, normalmente queste piccoli nascono dei piccoli problemi, però normalmente la cosa che io dico sempre è che normalmente se tu oggi, nel senso, vuoi fare un evento e hai la tua iniziativa, la tua credibilità, la tua coerenza d'evento, è giusto che tu lo porti a termine. Quanto è difficile secondo te partire da zero ad oggi e realizzare quello che hai realizzato tu? Molto meno difficile quando ho iniziato io. Perché dice un po' la cosa è sdoganata A voglia. adesso. Io Quindi ho iniziato anche a vieni 13 anni. preso diversamente, sapendo che le iniziative precedenti tu sei stato più o meno una cavia, ecco, vogliamo dirla No, così. grazie. Pioniere. No, non mi reputo un tale, però capisco che magari Quindi adesso hai dato tu la credibilità a quelli, ai fautori successivi magari che vogliono realizzare qualcosa di Dato la simile a te. confidenza, oh, questa cosa potrebbe funzionare. sì, secondo me, allora, io sono forse troppo interno in questo discorso, quindi non vi so dire se è così, però magari lo riconosco. Vista da fuori secondo me sì. Grazie mille, è una cosa che comunque mi fa molto piacere sentirmelo dire, però vi dico questo, quando ho iniziato io, Suari, io ho iniziato a 13 anni il mio primo evento, poi a 15, poi sono fidanzatino, a 14 ho staccato, a 15 anni non era così, c'era tanto nonnismo, io dovevo lavorare per forza, anche se avevo le mie idee, la mia creatività, la mia personalità d'evento, dovevo sempre dare corda e dovevo avere direttive da gente più grande, mettiamola così. Io ero un ragazzo che voleva soltanto portare i suoi amici a ballare, divertirmi, non sapevo manco l'omaggio, si entrava gratis, io non lo sapevo. Facevo 250-300 vacanti solo, non venivo retribuito.
Ok, quindi eri veramente sfruttato da quel punto di vista praticato totalmente. Ragazzi, per 3 anni Cioè, ho fatto adesso questa chi porta 300 persone, cioè, non voglio dire che viene comunque retribuito a voglia, cioè, ad alti livelli, ma quasi, perché sì, comunque non a è Messina facile, non è saresti un facile. dio, no? Esatto. Però sì, ragazzuoli, non è stato facile perché magari poi ho avuto degli aiuti, io grazie a Dio, perché un amico di mio fratello è 95, che è Gianluca Genovese, che saluto, è uno dei miei DJ, davvero fortissimo, è una bravissima persona. Ai tempi mi dice Marcolino, perché ero più piccolino, probabilmente erano le prime esperienze. Poi vedi che il mondo va così, questo mondo funziona così, non funziona così. Però a me non mi interessava. Però faccio questo, questa comunque, dico questa cosa al mio capo organizzatore dei tempi, che anche questa volta non faremo il nome, No, no, e dico, scusami, ma è vero che funziona così? Non proprio. Quindi io l'altro evento faccio sempre i miei numeri e mi dà 20 euro. Io vado da GameStop, mi compro Harry Potter, Ok. il gioco della PlayStation, ed ero un ragazzino più Sì, felice. hai trovato la tua realizzazione in quella cosa. Cioè, è bellissimo. Poi normalmente, sai, col passare del tempo, se tu acquisisci magari credibilità, la gente ti supporta a te, c'è il cambio di generazione che dicevo prima, ho detto, scusami, ma io ho le mie idee, io non voglio fare gli eventi così, non mi piacciono, capito? Voglio avere la mia strada. Sì. E poi ci sono le guerre, si chiamano guerre a Messina, che è serata contro serata. Chi fa di più, chi fa più paganti, chi fa... difende, Adesso è diventato più competitivo, ecco. c'è troppo e pochi locali. Questa è una tematica che abbiamo trattato anche con Albert, anche perché i locali che vanno più in voga sono quelli sulla litoranea. è vero. Sì. Del periodo, parliamo di periodo estivo. E veramente sono pochi per anche il numero magari di eventi. Quindi questo cosa crea una crescita incredibile di persone che vogliono andare, ma non c'è la struttura proprio. C'è lo Quindi spazio. non c'è lo spazio ed è sì, sì. una criticità di molte discoteche, di molti locali che fanno entrare anche magari più persone di quello che non si potrebbe fare, dettato dal fatto che non ci sono le strutture. Esatto. Quindi tu per soddisfare un bisogno, diciamo, un po' circuisci la legge, ecco. Mettendo a rischio anche te stesso per problematiche di sicurezza, e penso che per chi organizza eventi accollarsi una responsabilità del genere non è cosa proprio buona. A livello di responsabilità è molto elevata. Assolutamente, ragazzuoli, normalmente tu devi andare a fidarti, a leggere anche le carte di sicurezza del locale dove tu ti affidi, un piano d'emergenza, la sicurezza con i preposti, che va dalla sicurezza, che va dai sicurezza, primo soccorso. Però tu quanto puoi influenzare alla fine quello che decide l'amministratore del locale? Dipende, perché comunque, come vi dicevo prima, ci conosciamo tutti. Ok. Se sanno che in questo caso Marco Cipriano è forte a fare eventi, si fidano in maniera diversa. Io ad oggi ho una società di eventi, esporto il prodotto fuori, ho i preposti dentro la mia stessa società, quindi magari ho un curriculum Dice, andiamo su diverso. Marco Cipriano, andiamo a botta sicura da quel punto di vista. Sì, bene o male, poi la gente può venire, non sposare la causa e magari l'evento può andare anche diversamente qualche volta, non succede niente, riparti con le tue idee, nel senso, questo è la cosa. Allora, prima abbiamo parlato appunto del Kissene, che è stata la tua prima vera grande organizzazione di eventi, e poi hai creato un altro tipo di serata che è il Tararì Tararà, che a livello personale io apprezzo quasi di più, però è una mia scelta soggettiva, e ti voglio chiedere, come mai hai voluto realizzare un altro tipo di serata per cercare di prendere un altro target di persone, immagino, perché le serate sono totalmente diverse. Io vorrei che tu spiegassi alle persone che non hanno magari idea o non hanno mai sentito parlare, oltre i segreti, le differenze proprio tra le tue serate. Sì, 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 sì. Allora sì, come appunto dici tu, Anto, Messina era una carta bianca prima, quindi comunque dare diversificazione dei prodotti. Se io col chi se ne frega faccio pasta, faccio un esempio, faccio un prodotto commerciale, o faccio house, mi manca un prodotto indie cantato a Messina. Ho fatto questo ragionamento, e ti dico la verità, ai tempi con i miei soci scherzavamo, perché comunque era una cosa abbastanza delicata, perché se tu già sei stato la novità col chi se ne frega, ripeterti è ancora È più difficile. difficilissimo. Ripeterti è ancora più difficile. Quindi comunque, però spostando i prodotti, facendo totalmente un'altra cosa, il tararì tararà ad oggi è il prodotto che fuori Messina
mi vende di più. Mm. Perché è contestualizzato, è fatto per bene, magari a te non piace la musica che facciamo col Kissen ad oggi, col Tararì ti piace un po' di più perché quello, il prodotto è ben frequentato da gente molto 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 per bene, universitariamente parlando. Sì, secondo me la tua bravura è stata proprio riuscire a targetizzare le persone, cioè nel senso tu vai alla serata del Tararì e sai che trovi quello. Sì. Ed è secondo me una cosa quell'altro. fantastica da quel punto di vista perché non ti ritrovi deluso perché tu dici io vado in base a quello che piace a me. Se non voglio andare al Tararì e ho altre scelte, scelgo il Kissene. Quindi secondo me è un controbilanciamento in cui non ti fai autocompetizione, in pratica, perché sono due tipi di persone diverse, secondo me. Chi va al Kissene e chi fa al Tararì. Infatti quello che ti voglio chiedere è il target di persone Diverso. che tu vedi sono diverse anche immagino. Sì, sì, normalmente dipende dall'inverno all'estate, ragazzuoli, come ben sapete, Messina cambia una muta dall'inverno all'estate e naturalmente con l'indie abbracci una fascia d'età molto più ampia, che può andare dai 19 ai 30, ai 32, 33. C'è stata una serata, l'ultima serata che abbiamo fatto, io ero il più piccolo di tutti. Ok. Bellissimo, proprio bellissimo, un'esperienza fighissima. Naturalmente, col Kissene hai cresciuto una fascia d'età. Certo, magari sei partito da un ragazzo di 19 anni, 18 anni che si approccia alle discoteche, Sì. ai locali, te lo stai crescendo, tra virgolette. Quindi Bravissimo. adesso, dopo 4 anni, a 23, 24, Sì. e quindi magari adesso si ritrova più nel target tarari tararà, musica indie e... Sì, hai detto bene, perché normalmente quando tu vai a fidelizzare un cliente, no, per 4 anni, un cliente, un gruppo di amici che magari sposa il prodotto perché gli piace in tutte le sue sfaccettature, ti viene più facile, ma naturalmente più passano gli anni, più devi alzare un'asticella. questo è Devi vero. comunque invogliare. Ma quanto di fedeli al brand, non tanto al brand, comunque che ti conoscono, che sanno il tipo di cose che tu vai a proporre in queste serate, quanti sono poi effettivamente tornati? Immagino tanti. Sì, è una domanda che non mi sono mai posto. Sinceramente è una cosa che attenzionerò abbastanza frequentemente questa cosa. Perché, ti ripeto, Messina la conosciamo tutti. Nel senso, la gente in estate, tanta male, amici miei scendono perché lavorano fuori, per causa di forza maggiore se ne sono dovuti andare dalla città, causa lavoro, causa... Però naturalmente quando tornano qui in estate sono quelli che ti creano la festa perché sono più carichi, Certo. quindi magari la fascia d'età te la ritrovi, magari Mhm. trovi sia quello che, il ragazzo che è venuto al Tararì che viene al Chi se ne frega perché comunque vuole farsi una serata diversa una settimana. Varia molto, varia molto. Sul Tararì magari abbiamo una fascia ben difficile, nel senso sappiamo che magari ci sono dei gruppi che gli piace solo il Tararì. Quindi fidelizzata su Sì, quello. sì, 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 ed è molto bello Se perché tu dovessi scegliere la possibilità di avere soltanto una delle due serate. no, ragazzi, proprio lì non, è un po', è come se sono due figli. Però da dove tutto è iniziato ti dico il Kissene, Perché la... perché sì, Se non ci fosse stato il Kissen adesso non parleremmo del tarari tararà. bravissimo, perché il Kissene è anche il nome della nostra società. Mentre tutto quello che c'è dietro a una serata, sai, abbiamo parlato per ora di chi arriva e va per un certo target, una certa musica, un certo tipo di serata, ma dietro tutta quella organizzazione, quella festa lì, ci sarà una mole di lavoro, immagino, enorme. Tu che cosa ci dici? Abbastanza, però sono i ricordi più belli quelli. Perché ti faccio un esempio anche con i miei collaboratori, Giulio, Sciurba, Alessandro Zaccone, E sono anche amici miei. sì, sono numeri uno davvero, hanno sposato la cosa anni fa, sono ancora lì che ci credono ancora più di me, te lo E giuro. non è facile trovare persone che comunque non hanno invidia magari del progetto perché alla fine è tu, però lo sposano totalmente e spingono per portarlo avanti come se fosse È veramente un prodotto loro. loro. È un prodotto loro, so che si trovano molto bene, se no non puoi stare in un contesto se non ti trovi Certo, bene sicuramente. Però sai, ti rispondo alla tua domanda, sono i ricordi più belli, cioè l'estate al Blue Sky, allestire alle 2:30 del pomeriggio con 40 gradi, devi nascondere i palloncini se non scoppiano col calore, cioè sono ricordi che penso che ci porteremo tutti a vita per sempre, quindi tanta fatica,
non troppo perché c'è gente che si spacca la schiena tutti i giorni, quindi comunque sappiamo benissimo che c'è sempre il peggio, però sono i ricordi più belli. Però non è facile comunque perché è la responsabilità di tante persone, Sì. sia paganti che comunque anche appunto i ragazzi che sono intorno a te. Ah, tanta, sì, effetti speciali. Sì. Quindi si parla prima che succedesse il caso di Crans Montana, Sì. quindi comunque le fiamme libere. Sì. E Adesso sono molto tu devi vedere rigide. coriandoli e scoppio, idrogeno, cioè noi abbiamo fatto dei corsi, perché ragazzi quando facevamo un Blue Sky magari c'era un quantitativo di gente importante, non puoi scherzare, No. cioè non, La sicurezza di cui parlavamo prima. no, non Perché scherzare. dopo è troppo tardi poi. Abbastanza, anche perché poi il caso di Ancona di Sfere Bassa, non so se vi ricordate, Sì, c'è sì. per Peroncino, Più o meno. sì, sono morti 5 persone, quindi può succedere ovunque questa cosa, per carità, però normalmente la messa in sicurezza dei locali, che posso dire che a Messina ci sono poi tutti attrezzati, cioè, in altre città dove sono stato ospite sono messi ancora peggio, anche Secondo me nei città, posti capito? secondo me super turistici in cui sanno che si fanno quella Non ci sono regole, stagione, non ci sono regole. Sì, loro sì. vanno, quante persone riescono a sono fare regole. entrare entrano. Non ci sono In regole. alcuni posti è così perché giustamente vivono anche magari di quei 3 mesi estivi Bravissimo. e quindi devono Sì. devono adagiarsi su quei 3 mesi e compensare per tutto l'anno. Quindi da Certo, un sì. lato o il comune dovrebbe dare spazi magari maggiori da questo punto di vista, perché se tu sai che un locale può anche riempirti 10.000 persone, dai le autorizzazioni magari per farlo ampliare. Assolutamente sì, il termocorpo è stabile, si parla di uscite di sicurezza, si parla di tante cose di burocratiche che normalmente se tu hai una metratura di un locale che contiene tot persone è giusto che tu ti attrezzi per fare quella giusta capienza. Poi naturalmente ci sta, capisco che tante capienze su Messina non possono essere rispettate perché magari c'è un locale che ha una capienza da 150 persone, che comunque le capienze tramite coefficienti calcolano che Sì, sì. naturalmente non entro in merito, però se io poi dall'altra parte, non organizzativamente parlando, non che io mi devo entrare i soldi in tasca, Sì. da parte di un proprietario che forma delle spese per fare un evento e non riesco a rientrarci, Che lo fa pago fare. tasse e pago solo demanio e pago dipendenti, creo economia in città e turismo, qualche tutela magari, qualche comunque fondamentalmente un pensiero in meno glielo metterei ai proprietari, nel senso se già hai tutte queste cose da risolvere ogni anno e tutto, concessioni, consigli di vigilanza, magari la capienza 100 persone in più fagliele fare. Sì. Ma solo esclusivamente perché deve campare il proprietario che paga. Anche perché ogni anno aumentano sempre più le tasse da pagare, c'è sempre Mamma mia, dei ragazzi. problemi assurdi, anche Sempre perché aumentano più magari il numero di ambiente. buttafuori, perché ogni tot persone adesso ci vuole un buttafuori in più, quindi tu hai lo Bravissimo. stipendio di Bravo. una persona in più, Bravo. di un cameriere in più, di una Sì. cosa in più e quindi Sì. poi veramente non rientri. Anche perché io non so come funziona bene, come a livello di guadagno, come è spartito dal punto di vista del proprietario del locale, gli organizzatori, Sì. come sono suddivise, ecco, le entrate e anche spese se magari anche l'organizzatore ne ha da quel punto di vista. Sì, è un accordo tra le parti. Sì. Nel senso, se il locale per aprire ma ha come vi posso spiegare? Ha delle cose, nel senso ha 6 buttafuori da pagare fissi, ha 3 barman da pagare fissi, parti con una base di spese. Quindi comunque normalmente prima di parlare dei guadagni si parla delle spese. Tramite le spese tu formuli un accordo Sì. che può essere a netto, che può essere all'ordo, Sì, che sì. può facciare l'affitto, che comunque con queste cose che hai detto tu, con questo aumento di tutto, l'affitto immagino che non si può manco più fare. Andando fuori quando ci ospitano, ci chiamano e noi esportiamo i prodotti, hanno diversi modi. Anche organizzativamente parlando, magari anche peggio di Messina, attenzione. Però allo stesso tempo hanno magari le strutture più grandi, hanno cose che ti permettono di arrivare nazionalmente e mediaticamente parlando forte. Quindi magari non bisogna eccedere, non bisogna nemmeno comunque. Ti mettono secondo me dei paletti di un requisito minimo, dobbiamo fare 500 persone, se no la serata non si fa. Poi tutto quello che viene in più è ben Bene, per te e certo. ben per noi che siamo Bravissimo, quelli del locale. bravissimo. Normalmente bisogna avere fiducia. Quello sì. Una cosa, Reciproca. una curiosità è se magari appunto prima dell'inizio di qualche serata hai avuto qualche problema, quelli degli ultimi minuti e come magari sei riuscito anche a risolvere in qualche maniera.
Capita spesso? Sì, perché comunque normalmente magari fai un lido e c'è il meteo che non ti aiuta, c'è il controllo giusto delle forze dell'ordine amministrativa, non è che sia che comunque fa il suo mestiere e fa un controllo, ma magari che è una cosa giustissima, cioè nel senso loro possono dire quando vogliono, ci mancherebbe, però magari sto facendo entrare gente. Dici c'è modo e modo. No, però sto facendo entrare gente nel senso, la gente entra già diversa, magari non si diverte perché c'è il controllo, magari perché la musica la devo tenere più bassa, Bassa. perché normalmente non so il locale con gli impianti, in queste cose non entro in merito, lo giuro. Probabilmente io parlo sempre del lato clientela, organizzativamente parlando. Però magari entrano che sono Più più sospettosi, penserosi, più sospettosi, magari non si liberano, non sono se stessi, e questo è un problema. Poi giusto i controlli, alcol test, io non lo metto in dubbio, è giusto questo, delle sicurezza, però Cioè, diciamo che Messina da questo punto di vista, quando ci sono le serate, ormai ci sono degli appostamenti che tutti sanno. sì. E mancano Quindi anche di senso, perché se tanto tu sai che la volante è piazzata in quel posto lì, tu non è che risolvi il problema alla radice, potrebbe venirti in mente di bevo e cambio strada, magari, e non aiuta molto. Sì, però il comune ha fatto un'iniziativa l'anno scorso abbastanza interessante, che nelle cose dei mezzi pubblici notturni. Ed è una cosa che comunque in tante città c'era, a Messina non c'era. Quindi comunque vedevo tante gente, soprattutto universitari, ragazzi che comunque magari fuori sede, di no? notte, e Messina è una città tranquilla. Sì. Di notte, ragazzi. Cioè tu un mezzo pubblico te lo puoi prendere di notte. Tante Rispetto a ragazze queste che città. frequentano da noi nei nostri eventi dicono no, ma noi torniamo a piedi. Noi torniamo a piedi, nessuno mai Sì, scritto Messina è valutata come una città sicura da quel No, punto di questo vista sicuramente. rispetto Sì. alle altre città che ci sono in Italia, veramente puoi camminare quasi. Sì. Sì, tranquillo, solo anche perché al giorno d'oggi se ne sentono tante, se ne sentono molte di tutti i colori, quindi comunque sai, avere una città grande, Questo aiuta dal punto di vista di organizzare eventi, perché comunque anche magari più gente è predisposta a uscire la sera, ritornare comunque di no in piena notte, quindi secondo me porta Aiuta, persone aiuta. al. è un servizio in più. Quando tu metti un servizio in più, poi la gente può prenderlo e non prenderlo, ma tu il servizio intanto l'hai portato. Intanto tu puoi dire, secondo me, sai, no, io non vengo perché bevo, che comunque io magari personalmente non è che ti presso, capito? Nel senso, se tu sei libero di fare ciò che vuoi. Io non mi permetterei mai di dirgli, ah no, ma tu devi venire per forza una persona. Però magari, sai, magari è un ragionamento che nel quotidiano ci parlano prima di un evento, ma sai, la macchina non ce l'ho, io vorrei bere, perché ognuno può fare È una quello che vuole. discussione che nei certo, gruppi si accende sempre, sempre, è normalissimo. Ah, io volevo Perché se non bevo non mi diverto, quindi non vado alla serata, Sì, banalmente. assolutamente. Quando organizziamo in provincia noi facciamo sempre un servizio navetta, perché comunque sai, prendi l'autostrada, è evitabilissimo. Devi fare magari quella mezz'oretta di macchina, è già più impegnativo. Assolutamente sì, però fin quando sono servizi, sono servizi, quindi Infatti è molto importante che ci siano, perché appunto dà una mano a voi, e parlando di dare mani e aiuti, tu hai ne abbiamo accennato abbastanza, una piccola tua comitiva, diciamo, di persone molto intime che ti danno una mano. Quanto sono cruciali per la realizzazione di questo progetto? tantissime. Ragazzi, da soli non si può fare niente. Puoi avere tutte le idee di questo mondo, puoi essere, ti puoi reputare tu stesso magari fortissimo, invincibile, ma da soli non fai nulla. Quindi è bello comunque fidarsi delle persone, è bello comunque scambiare idee. Non è detto che io ho un'idea, si fa quello che dico io, ma assolutamente no. Se ne parla col gruppo, se ne parla con i miei soci, Samuel è un creativo, Samuel Rinaldi è un creativo come me, quindi magari puoi avere una visione che io non posso avere. E Daniele Casablanca, anche detto Diwi, è un po' un professore a scuola, ma è molto pratico, è una persona praticissima, che io magari non lo ero così tanto. Lui è uno, ok, ma facciamolo. Magari hai bisogno di una persona accanto a te che ti dice, sì, io mi fido, Mi fido, sì. provaci, cioè nel senso ti dà molte. Hai molte spalle su cui appoggiarti, Ivan quindi secondo Martinez, me aiuta molto. Ivan Martinez è stato uno storico della comunità messinese, ha fatto la storia, lo dico con estrema fermezza,
e avere una persona con la sua esperienza in gruppo, che noi siamo più giovani di lui, sta a contatto con noi e ti aiuta tanto, perché ti dice la musica va rispettata, la musica deve essere l'80% dell'evento. E sai, da lì, da cosa nasce cosa, crei un prodotto, crei una cosa musicale. Anche se i gusti magari non rispecchiano il prodotto, perché non ti può piacere tutto. Cioè, nel senso, io ascolto di tutto, o di tutto, quello che mi piace ascolto. Però, sai, creare un prodotto musicale deve avere una certa coerenza da persone che ne capiscono realmente. Anche penso banalmente quanto sia difficile comunque anche scegliere i DJ che ci sono in giro per la città, anche magari da fuori, perché c'è sempre comunque la cosa comune del questo DJ non mi piace, allora non vado alla serata. Perché influenza molto, secondo me, la scelta del DJ. Vorrei chiederti tu come ti approcci a questa cosa. E penso che sia molto difficile da questo punto di vista. Non vorrei essere in te quando deve prendere questa scelta. Può essere una bellissima domanda, che magari stavo rispondendo a tante domande che magari non ho mai risposto pubblicamente, però sì, solo i DJ. Allora, Messina è piena di DJ competenti e bravi, ma poi lo dico con estrema fermezza, guardo anche la telecamera, veramente, lo dico con estrema serietà. Il discorso è uno. Normalmente nel mio gruppo personale, nel mio caso personale, ho più DJ che magari collaboratori. Ok, Quindi comunque devi creare un ricircolo, delle scalette, devi girare. Grazie a Dio hanno 2 prodotti, quindi possono divertirsi, variare e fare quello che vuoi. Se non erro, tantissimo tempo fa c'era un nonnismo pure sotto questo punto di vista, che io magari non ho subito a livello di DJ. Io ho Claudio Rampello, che è uno dei miei amici più stretti, che è comunque uno dei DJ più in voga della città, che è con me da una vita. Gianluca Genovese che ho nominato prima, Damiano Iovino, che collabora pure con noi con l'attività, e Fabrizio e Duca, istituzioni a Messina, non ha bisogno di presentazioni. Marco Nania, un DJ fortissimo di Milazzo, che realmente è venuto qua a Messina, non lo conosce nessuno, è esploso. ad oggi è in hype, il Marchese lo merita. Non me ne voglia qualcuno, Robby D con l'Indy, posso dirlo, che l'ha portata lui a Messina. Ivan Martinez, che nasce da vocalist e parte con Laos, e ad oggi è uno dei più in voga sulla città. Non me li sto vantando, No, è giusto dare i meriti a chi... come altri. C'è Marco Ursino, che comunque ha iniziato con me, ad oggi suona a Parigi, a Madrid, cioè nel senso bellissimo. Anche la soddisfazione secondo me Bellissimo. personale dal punto di vista di... ha lavorato anche con me. Sì, Quindi sì, poi vederlo sì, esplodere in altre bravissimo. città, in capitali europee, come adesso hai nominato tu, secondo me è una soddisfazione personale incredibile. Ettore Bonfiglio, che studia questo, Melo Pirain, cioè nel senso Giovanni Grasso, ce ne sono troppo forti. Cioè Leo Lippolis, che è un Tu dici siamo molto competitivi qui a Messina, vero? Messina, ma io lo dico con estrema fermezza. Io quando vado fuori, sai, Napoli, Roma, Milano, soprattutto se abbiamo fatto esame a Milano, io vanto Messina e messinesi. E non me ne frega niente. Siamo Perché, solo sottovalutati secondo te quelli di qui. perché quando parli magari con una città grande, con un ragazzo di città grande, e ti guarda con uno scalino. Perché tu dici, tu vieni da un paese, devi stare alle mie conseguenze. Certo. Io ho sempre, mi hai chiamato, io venivo da Messina, io non parto io parto da Messina, porto la nostra musica, fatica d'amicizia lunga. Normalmente quando magari nelle cene, pre-eventi, pre-cose, faccio Messina, non hai, ok, bravissimi, voi fate magari gli artisti perché i locali, perché, ok, ma magari il nostro DJ a Messina gli dà 2 spalle. E anche perché, voglio dire, se organizzi un evento in una città grande, sì, può essere un po' più difficile, ma te li aspetti 2 numeri più grandi rispetto che in un'altra città, tipo Messina. Magari organizzare in posti più frequentati, popolati è più facile, può darsi. Tantissimo, tantissimo. Fai esempio con Ibiza, che è l'esempio più banale che posso Allora lì c'è fare. anche un riciclo di persone, perché secondo me comunque, essendo Lì- proprio una meta turistica, ogni settimana cambiano, anche ogni 3 giorni cambiano le persone, quindi lì, anche se non vuoi, lo riempi. Bravissimo, però qual è il discorso? Ibiza cosa fa? Un'isola ha capito che il turismo, che comunque, che turismo bisognava seguire, cioè anni or sono, anni prima, naturalmente ha fatto degli investimenti giusti, che tu vai a Ibiza, sai
qualcosa, trovo. Sì. I DJ migliori dove suonano? A A Ibiza, Ibiza. Io per sentirmi un DJ dove devo andare? A Ibiza. Poi normalmente ce l'ho dietro casa qualche volta, ma lì ce l'ho magari su una settimana 5 volte. Però la loro abilità è stato essere i precursori. Bravo. Quindi vedere nel mercato dov'era la mancanza e adesso hanno veramente un monopolio E- musicale E incredibile. gli artisti, hai capito benissimo, Anto, veramente complimenti. Qual è il discorso? Che gli artisti, se li dovessi chiamare io a Messina, mi vengono a un cachet. Certo. Se li chiamo a Ibiza, naturalmente, mi vengono alla metà della metà della metà. Quindi normalmente È proprio una questione di reputazione Sì. certo. è curriculum. Quindi magari io, se mi dovesse chiamare Ibiza domani, Marco, fai un evento, non parlo di denaro. Va bene. Firmi in Sì, bianco, firmi in ci bianco. mancherebbe. È Ma ci normalissimo. mancherebbe. Però normalmente se mi lascia il prodotto coerente, se poi lo devo modificare, mi sto a casa. Sì, Bene. l'originalità del progetto è molto importante. La prima cosa. Bene, tu sei passato, a quanto sappiamo, sembrerebbe un passaggio molto così, da un estremo a un altro, anche, per chi vede da fuori, da organizzare serate all'aprire un'hamburgeria. Molto... Chiariamolo, com'è nata l'idea di aprire Smashers? Allora, praticamente sono stati quei mesi ricordando, cioè, ora che mi metto a pensarci, sono stati abbastanza confusionari. Perché comunque, come abbiamo parlato prima dell'indie rapportato ad eventi, parliamo di food, quindi Sì. una cosa che noi mangiavamo e facevamo, non sapevamo né leggere né scrivere sul food. Però abbiamo fatto un'analisi sempre su Messina, perché comunque come abbiamo visto che il Kissene ha potuto rivoluzionare, ha potuto comunque creare del bello in città, il Tararì idem con patate, e, la scelta di aprire Smashers insieme ai miei soci è stata abbastanza studiata, perché a Messina non c'era una tipologia di food del genere. Tante buonissime hamburgerie, ci mancherebbe altro, cioè veramente io sono uno che va e mangia tuttora in altre hamburgerie perché Proprio lo smash marcava. la smasheria, io non lo chiamo hamburgeria, la chiamo smasheria, mancava un concetto di fast food messinese da ragazzi di Messina come a noi, che realmente portasse un po' di aria fresca su un settore che magari noi non conoscevamo. La ristorazione secondo me è uno dei settori più difficili che ci sono e soprattutto in una città come Messina che veramente si basa l'80-70% veramente sulla ristorazione. Sì. Cioè noi Sì. ogni via ci sono 10 locali dove si deve mangiare, quindi Economia del cibo. super competitivo e anche super difficile far apprezzare alla gente il tuo prodotto. Sì. Abituati comunque, io penso ci possiamo ritenere abituati veramente bene dal punto di vista culinario nella nostra O di città. imporlo sugli altri e anche farti vedere nella scena con tanti competitor. Sì, ne parlavamo ieri con i miei soci in riunione, perché comunque a breve facciamo un anno con Smashers, quindi comunque per noi, cioè, ad oggi che magari realizzi che hai fatto un anno di attività basato sul food, che appunto come diceva prima Anto, Messina è sull'85% è basato il business solo sul food, l'economia è solo basata sul food, siamo abituati benissimo, perché a Messina si mangia da Dio, dal dolce al salato. Infatti tanti imprenditori grandi, amici miei, dicevano Marco, ma sei sicuro? Ma che stai facendo? Magari va soltanto focaccia, pitoni arancini a Messina. Però noi magari con l'età che abbiamo, col subentro dei social, con qualche viaggetto che ci siamo fatti, abbiamo studiato un prodotto. Non siamo stati così dall'indomani, abbiamo avuto pure dei grandissimi ritardi sull'apertura di Smashers. Quindi comunque sono stati mesi difficili, però sì, Messina mancava la smasheria, mancava una tipologia, un concept di food del genere, e ci sono altre idee per l'ampliamento di Smashers che saranno realtà a breve. Io apprezzo molto da parte vostra il modo in cui avete di comunicare, cioè non so chi è che ti gestisce l'area marketing, sia delle serate che anche adesso di Smashers, e veramente la pagina Instagram è qualcosa di un capolavoro. Lo guardavo prima di venire anche così per dare un'occhiata e cioè sembra veramente un brand che è decennale.
super grafiche, anche super idee dal punto di vista dei video, eccetera. Veramente una realtà incredibile. E vederla a Messina mi ha fatto quasi strano, perché sembrano di quei locali a Milano, in centro, accanto al Duomo. Invece si ritrova a Messina e secondo me non è valorizzata. Non per toglierti qualcosa a te, ma non è valorizzata per quanto dovrebbe essere valorizzata, appunto, perché secondo me è un progetto incredibile e che prenderà piede, secondo me, molto velocemente, anche basandoci su quello che stanno facendo in tutta Italia. Se tu vedi molti influencer grossi o grossi nomi stanno aprendo questi tipo di attività basate anche sullo smash burger, che adesso Certo. diciamo è andato proprio in voga, è In voga. esploso nell'ultimo anno. Sì. Appunto, io volevo chiederti se hai un'agenzia di marketing, se anche magari molte idee escono dalla tua testa e poi magari appunto con l'aiuto delle persone di cui ti circondi riuscite a realizzare questa cosa che fa andare anche in hype, sia dal punto di vista delle serate, tipo a me viene in mente la serata quella che piace più a me, quella con le magliette da calcio, che vedi gente che esce delle magliette centenarie, bellissime, Bellissimo. che anche dal punto di vista di Smashers, come vi organizzate e come... Sì, sugli eventi tutto da 4 anni a questa parte che abbiamo fatto davvero tantissimi eventi, se dovessi domandarmi quanti eventi hai fatto nella vita non ti saprei rispondere, però nemmeno quanti panini, però ti rispondo alla tua domanda. Sugli eventi le strategie marketing le decidiamo sempre a tavolino, tutti. Siccome ho appunto detto prima, magari un'idea io, hai un'idea tua, la uniamo insieme, soprattutto con Samuel e Andrea Oliva che ci cura tutta la parte grafica. Andrea, salutiamo Andrea perché davvero è a Messina, io lo chiamo orgoglio messinese perché comunque non è stato facile trovare una grafica perché io voglio lavorare solo con messinesi. Sì. Ho questa cosa che comunque e i miei soci sono d'accordo con me fortunatamente perché comunque vogliamo lavorare solo con messinesi. Abbiamo trovato Andrea Oliva e realmente Andrea non ci fa mancare niente. E anche lei è una che tiene le cose a cuore. Che dice Marco, ci sta la tua idea, però magari la farei così. Cioè, ha un occhio femminile che fa tantissimo. E poi comunque rapporta delle grafiche pazzesche. Cioè, realmente io gli posso chiedere di tutto, lei riesce a fare di tutto. Quindi comunque siamo molto fortunati ad averla in casa, in città, ad Andrea. Sì, perché alla fine prendere da fuori qualcuno quando magari veramente ce l'hai accanto alla tua porta, ecco. Bravissimo. Cioè, magari conosciamo tante agenzie su Milano. E Ci fa hanno che proposto. pensa. Milano, si parla di agenzie che seguono TikToker abbastanza famosi, delle proposte indecenti che ci hanno fatto. Noi abbiamo sempre sposato all'inizio connessioni hub che comunque sono molto competenti. E poi alle fine ci siamo spostati solo interamente con Andrea, solo esclusivamente perché non potevano seguirci, essendo che hanno altre cose, 3 prodotti del genere, e noi lavoriamo molto con le grafiche. Quindi ad oggi ti posso dire che intanto ti ringrazio realmente per le considerazioni che hai fatto sulla pagina perché ci teniamo particolarmente. Ad oggi non siamo manco al 100%. Ok, Questo- siete ancora in work in progress. Work Sì, in sì, sì, progress. sì, tante cosucce usciranno a breve che avranno secondo me a Messina un impatto molto forte. E Beh. se dovessi dire qual è la cosa più difficile da fare fra organizzare una serata oppure gestire, abbiamo parlato dei social, eccetera, sulla gestione della pagina, per gestione è più complicato il processo per una serata oppure stare dietro a Smasher? Ok, lui dici stai dietro a Smashers solo a livello grafico o stai dietro a livello Smashers e organizzare una serata? Anche. Ok, no, ti dico Smashers. Perché nell'ultimo anno, vi dico la verità, magari una cosa mia personale, così vedete che sono abbastanza trasparente, ho avuto anche io un periodo un po' così, perché io sono sempre stato un festaiolo, da fuori magari mi vedevi sempre un festaiolo, sempre in un modo, con Smashers sono maturato tanto, perché entrano famiglie, entrano ragazzini che, sai, magari dove si fa i rituli, Mhm. da quella parte. Secondo me Smashers fa vedere più proprio il lato imprenditoriale, anche il concreto, rispetto a organizzare la serata anche, però proprio il locale, avere delle persone che lavorano proprio totalmente al 100% con te, che magari anche si confidano, si fanno, le senti più tue, rispetto all'organizzare la serata in un locale che comunque è di un altro. Sì. Questo secondo me è un po' la differenza, non so se sei d'accordo Sì, oppure no. mi viene un po' la pelle d'oca parlandone perché comunque magari ancora non voglio realizzare tante cose. Sì. Perché mi reputo un sognatore,
è una cosa che ho attaccato anche ai miei soci e ai miei collaboratori, questa cosa di rimanere sempre con i piedi per terra. Però a Smashers è casa. Io quando parto sto per lavoro, magari o per vacanza 5-7 giorni, 10 giorni fuori, mi viene un vuoto allo stomaco perché non è la mania del controllo quello che ti fa creare ansia, è casa. E magari dipendenti che sono amici nostri. Tutti sconsigliavano di lavorare con amici nostri. Sì. Noi questa cosa l'abbiamo sdoganata. Perché era gente che ha avuto esperienze lavorative negative come le ho avute io. Ha avuto porte in faccia come le ho avute io. Quindi comunque tu porgi una guancia, loro devono porgere l'altra guancia. Certo. E loro lavorano come se lo fate loro. Ve lo giuro. Questa è secondo me una cosa incredibile, Non so, perché non è facile da comunque estraneo riuscire a lavorare in un ambiente che non è il tuo e dare comunque il 100% come se lo fosse. Bravissimo. Però sai, Quindi avere proprio il bene dell'azienda a cuore. sì, Si tratta di quello. bravissimo. E non è lo stipendio puntuale perché grazie a Dio noi su questo siamo orologi svizzeri perché ci tengo particolarmente perché, perché io sono stato dall'altra parte. Samuel è stato dall'altra parte. Daniele è stato dall'altra parte. I miei soci siamo stati lavoratori. Quindi loro capiscono che intanto in quelle ore loro sono dipendenti e noi siamo titolari. Certo. Ma se c'è da prendere una scopa, se c'è da arrampicarsi e pure noi siamo i primi. Cioè loro lo vedono, Marco, ma guarda, lo faccio io, tranquillo, ti do una mano. Cioè, lo vedi, lo percepisci ed è la cosa bella. Alla fine non è tanto darsi un compito preciso e eseguirlo e poi continuare col prossimo, è anche vedere queste piccole cose. Bravo, ti dà benzina. Perché magari finisci un sabato sera che hai fatto un servizio spaccaschiena, Vedi ti apri ragazzi una distrutte, birra, ti apri una birra con i ragazzi, Ci ci sta. ridi, cioè, anche se non ti abbracci, anche se non gli dici bravo. Però secondo me il ragazzo percepisce proprio un senso di appartenenza poi da questo punto di Sì, vista. sì, fai conto che Roberto ha lasciato il McDonald's, lavorava al McDonald's Roberto Giuffrida lì, perché si appassiona del nostro sogno. E vi dico anche un nostro piccolo segreto, siamo partiti che noi sugli stipendi non avevo, bene o male, sì, ok, le ore che facevano, ma noi siamo partiti da zero e autofinanziati. Quindi io ho aperto il primo mese che non sapevo magari come pagare il primo stipendio. Poi sapevo che magari andava perché era una novità. Sì. Però il secondo mese, Però il hai terzo rischiato mese, il tuo il capitale. quarto mese, ho Ti sei rischiato. lanciato? Tuttora rischi il capitale, perché comunque ragazzi forse magari dici sì, gente, c'è la fila che arriva alla posta, magari dove siamo noi, che grazie a Dio. Hai pensato al rischio magari del ok, esplode, però magari poi stanca? Lei Ci penso tutti i giorni e secondo me anche questa è una cosa che ci caratterizza, perché sappiamo che ok, lo smash è una moda, ma sappiamo anche che la città è molto abitudinale, sì. che comunque io vado da hamburgeria a Messina da anni, cioè sono cliente, che magari sono stati i primi senza la malizia ad aiutarmi. Guarda Marco, ma fai così, non fare così. Io chiedo se non so una cosa, cioè, come siamo questo microfono? Non lo so, cioè, capisci? Tu me lo puoi dire, quindi magari io apprendo da te, Certo. perché non devo essere riconoscente? No, quello sicuramente. Per un bene comune. Sì, Perché come anche tu puoi imparare da loro, anche loro possono imparare da te. Quindi tanto, è reciproco alla fine. tanto, anche perché finisce il servizio e andiamo a ballare, no? Quindi, No, certo, ce la spalchiamo. sì. Invece qualcuno che tu dici che ci hai creduto, ti sei lanciato, qualcuno che non ha avuto abbastanza coraggio? Che magari è partito Lanciarsi. con te e poi l'hai perso per strada, c'è stato? Sì, non ho rimorsi o rammarichi. Tanta gente magari al liceo lo faceva, all'università lo faceva, poi va a lavorare, ci mancherebbe altro, alzo le mani, non mi permetterei mai a dirgli a una persona no, tu devi fare questo. Sì. Chi sono io per dirgli cosa deve fare o no? Però sì, magari anche delle collaboratrici donne che sono state con noi, tuttora magari ci penso, no? E dico, sai, lei poteva essere un profilo giusto, ma magari anche con Smashers, Cioè, anche perché chi se ne Smashers Tararì, se a me serve una figura per il Tararì mensilmente, o la stessa società viene stipendiata dal Tararì. Quindi comunque ci sono delle persone che magari hanno lavorato con noi
e poi hanno preferito altro, oppure fare la loro strada, ma se io l'ho fatto per primis, poi sono io per dirgli di nuovo di non farlo, quindi Saresti sì, incoerente. assolutamente, questa è una cosa che mi spara in testa, essere incoerente, quindi non ho rimorsi, anzi li vedo, Mm. ho sempre lo stesso magari rapporto di prima. Io ho una domanda che ti faccio, secondo me è molto importante, è dove vedi il Marco nei prossimi anni? Cosa manca a Messina? E già stai pensando a un nuovo progetto che possa appunto colmare questo vuoto che c'è? Io la butto lì, un'idea che mi è venuta adesso mentre ti facevo la domanda. Io penso alla vita notturna a Messina, quindi sulla litoranea. E in prima persona, magari quando finisce una serata, manca il posto di ritrovo. Cioè ci sono, però dal mio punto di vista scadenti. Ok. Quindi Vero. Marco sta pensando a fare qualcosa, quindi post serata, delle sue stesse serate, la sua stessa organizzazione, avere un punto di ritrovo per, diciamo, continuare, no? Sì, quest'anno eravamo vicini nel chiudere un qualcosa sulla litoranea, però secondo me le cose vanno fatte con la giusta cautela, con le giuste comunque cose, non strafare. Quindi ti rispondo così, Anto. Abbiamo preferito ampliare Smashers, questa è una cosa che diciamo in diretta, ci sarà una saletta, Smashers Club, quindi è definitivo, a settembre saremo aperti Appuntate con la però. saletta, scrivetelo la data, la riceve, la scoprirete poi. Come il son. Esatto, tagliamo il ciomurito. Quindi abbiamo preferito comunque dare un altro servizio in più a Smashers, che può essere anche il delivery perfezionato delle La- zone dove Just Eat e Glovo non arrivano. Smashers Delivery Voi avete una dark kitchen? No? no, Non ce l'avete manca? ancora no. Ancora no. Però dal delivery alla saletta sono servizi in più che avremmo. Ah, certo. Quindi comunque abbiamo preferito ampliare casa, la prima casa, Ci sta. ampliare casa, allestirla ancora di più, quindi. E poi abbiamo avuto una proposta per aprire un'altra città, una proposta di franchising, però in questo momento preferisco fare un passo che hai detto tu, magari per arrivare a un'altra città. Magari le Anche cose. perché poi nel franchising rientriamo in una cosa molto più complessa, non hai il Assolutamente pieno sì. controllo, non essendo lì, non vivendo lì, e poi Filiali, entri in cose. meccanismi un po' grandi Sì, che sì, secondo me sì. ancora Sì, poi, da ragionare da questo punto di sì, vista. poi non manca a me magari prendere un aereo, prendere la macchina e fare i blitz. Cioè, Questo sicuramente. Però il Marco fra un paio d'anni, questa domanda me la fece Claudio Costanzo alla Gazzetta del Sud 3 anni fa, dove vedi Marco per 3 anni fa, non mi sarei mai immaginato magari nella posizione dove siamo adesso tutti noi, però mi immagino a Messina, ehm, a livello lavorativo non è un pensiero che mi faccio. Per me la cosa importante è rimanere con i miei valori, con le mie amicizie, soprattutto è essere me stesso. Poi le cose possono andare bene, possono andare male, ci hai provato, paura non ce ne manca. Se magari fallisce questo, abbiamo tantissime altre idee, quindi magari il mio sogno è sistemarmi nella vita. Certo. Prima di questo io Una priorità. ero solo, ho avuto momenti molto bui, momenti che ero solo con me stesso e non Però sapevo secondo me come sono momenti che alla fine ti aiutano a crescere ed è questa la Sono quelli dimostrazione che dal li mio punto di formano. vista. sì, buttarsi. Una grandissima persona anche fuori dalle telecamere. Tengo a specificarlo perché magari le persone potrebbero fraintendere. Adesso vorrei concludere Sì, certo. con delle domande molto flash Più a lampo, risposta, a ecco. risposta Vai. secca. Vai. Allora, una parola per descrivere Messina. Stupenda. La notte più folle che tu abbia mai organizzato. Uff. 1 giugno 2018. Evento in spiaggia o in discoteca? Spiaggia. Sold out o qualità del pubblico. Qualità del pubblico, tutta la vita. Il miglior panino di Smashers. Crabbi patti. Un artista che vorresti portare qui a Messina. Ma questo non lo so. Lo vedo. dico, lo Vabbè, dico, che lo dico. vorresti? Lo dico, dai. The Martinez Brothers. Un consiglio al Marco di 18 anni. Continua così. Prossimo grande obiettivo?
una nuova apertura. Bene ragazzi, io sono veramente contento di questa puntata, abbiamo parlato di tante cose che secondo me a molti interesseranno, a me in primis, infatti ero molto propenso a fare questa puntata con te, sono stato contentissimo che mi hai risposto nel breve termine, abbiamo parlato di tante cose, della sua vita, della storia del Kiss e del brand anche che ha realizzato adesso Sì. col clothing, veramente stupendo. Ringrazio Marco per essere stato qui con noi, ragazzuoli. Grazie veramente È stato un una, onore. una puntata stupenda, grazie mille. Grazie a voi. Faccio salutare da Marco. Di nuovo ragazzi, seguite tutti la pagina, spammate tutti che i ragazzi si meritano davvero questo e tanto altro. Un saluto da 3CFU Podcast, ragazzi. Ciao a tutti, grazie.